La scena musicale napoletana negli ultimi anni ha subito un rinnovo sia dal punto di vista delle sonorità, sia per il respiro internazionale che sta acquisendo soprattutto grazie ad una commistione di generi che fino a qualche tempo fa sembravano appartenere a mondi totalmente divergenti. Partendo dall'Ugenea, che hanno inizialmente optato per sonorità miste di funky, disco, afrobeat, per poi virare verso suoni più vintage e il cantato che strizza l'occhio al grande cantautore Pino Daniele, continuando con la scena rap napoletana che passa da suoni più old school e con chiare influenze americane grazie a Jolier, che riesce a sfruttare benissimo il dialetto napoletano anche per la sua somiglianza allo slang dell'hip hop americano, a strumentali più futuristiche e aliene con Nicola Siciliano. Basti guardare al titolo del suo ultimo album, Napoli 51. Ma c'è un artista in particolare che ha cominciato questa rivoluzione musicale partenopea nel febbraio del 2017, con il suo singolo d'esordio 9 maggio, una data che ogni anno fa sognare chiunque segua quest'artista visionario. Infatti in questo preciso giorno ci si può aspettare l'annuncio di un possibile tour, l'uscita di un album o nel caso del 2024 l'arrivo di un film nelle sale. Parliamo proprio di Liberato. Partiamo dalla domanda: chi è veramente Liberato? Purtroppo non posso rispondervi e nel film non troverete alcuna risposta ai vostri dubbi sulla sua identità. Si tratta comunque del segreto dell'artista che non può essere svelato e spero possa rimanere sempre nel mistero, perché rappresenta parte del fascino intorno a questa figura. Un film che racconta un segreto non deve per forza svelarlo, ci racconta Francesco Lettieri, regista e sceneggiatore del film. Così come una storia true crime su un caso insoluto può essere interessante pur senza annunciare un colpevole. Anzi, è la mitologia del fatto reale che cattura. Io penso che nessuno si aspetti che il film presenti nome e cognome di Liberato. Ci sarà chi andrà al cinema per quello, ma chi conosce il progetto sa che la parte interessante non è quella. Ciò che ha da sempre caratterizzato quest'artista è il crossover che riesce a creare tra il neomelodico e l'elettronica, oltre all'inserimento nelle sue canzoni di parole in inglese che vanno a mescolarsi in totale sintonia con il napoletano. La città di Napoli, con tutti i suoi miti e leggende, fa da padrona nelle storie raccontate da Liberato all'interno delle sue canzoni. Un esempio è Partenope, ispirata all'omonima sirena nella storia di Omero, la quale seduceva i navigatori con il suo canto armonico e dolce. Infatti Napoli è per antonomasia la città del canto. Inoltre ha lavorato per le colonne sonore di Ultras, film del 2020, diretto proprio da Francesco Lettieri, e di Mixed by Harry, film del 2023 diretto da Sidney Sibilla, che vi straconsiglio. Il film presenta una parte documentaristica dove vediamo la città partenopea da ogni angolazione, come se noi spettatori avessimo la possibilità di affacciarci nelle stradine che caratterizzano i quartieri spagnoli, o le vie principali della città, come via Toledo, o la via dedicata a Pieve de Oro, Maradona, fino a poter assaporare il bellissimo lungomare di Napoli, dove lo stesso Liberato ha tenuto il suo primo concerto, radunando più di 10.000 persone a cantare sotto la luna. Il film infatti mostra anche alcuni momenti dei vari concerti, tant'è che si apre con Liberato di spalle che si dirige verso il backstage, per poi salire sul palco, alternati a scene di quotidianità con la voce dell'artista che fa da narratore, oltre a interviste al suo team, i quali fanno emergere appieno l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco dell'artista napoletano. Essi stessi diventano Liberato nel momento in cui salgono sul palco, infatti tutti loro indossano l'armatura a piazza Plebiscito, facendo venire giù Napoli, col pubblico che diventa parte integrante di questo collettivo urlando le sue canzoni a memoria, tutti uniti per qualcuno di cui non conoscono nemmeno l'identità. Questo film riesce a mostrare la grandissima forza di una figura così eclettica, misteriosa e carismatica, in grado di trascinare anche un pubblico alieno che si è ritrovato affascinato da una partenope romantica, urbana e misteriosa, da linguaggio senza patina, da un'estetica curata e allo stesso tempo popolare, così come da sonorità tradizionali ma ispirate anche da ascolti contemporanei e internazionali. Tra le varie interviste all'interno della parte documentaristica ritroviamo anche il cantante indie Calcutta, il quale conosce Liberato dai tempi della leva e che nel 2017 a Miami salì sul palco con un cappuccio insieme ad artisti della scena rap come Izzy, Ercomi e Pristis, i quali cantarono le sue canzoni con le voci filtrate, destando i sospetti del pubblico che cominciava a chiedersi: ma Liberato è davvero Calcutta? A proposito di questo, nel film vengono perculate anche altre teorie nate intorno alla vera identità di Liberato, mostrando vari pezzi di video complottisti sull'argomento. E il tutto si conclude col grande Giorgio Moroder. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Liberato. A questo film hanno lavorato 4 registi. 2 si sono dedicati alla parte documentaristica, cioè Francesco Lettieri e Giorgio Testi. Quest'ultimo si è occupato soprattutto della parte dei live, tant'è che ha lavorato con i Gorillaz
Amy Winehouse, per citare dei nomi proprio spiccioli. Ma ciò che caratterizza questa pellicola è soprattutto la parte animata, diretta da Giuseppe Squillaci e realizzata da Lorenzo Ceccotti, fumettista di opere come Golem e Geist Machine, il cui tratto si avvicina allo stile manga giapponese. L'animazione fu limited, cioè con un frame rate basso come in Evangelion, per portare un classico esempio di anime mainstream. Infatti i personaggi vengono ridisegnati per intero, per citare lo stesso LRNZ nell'intervista con Dario Moccia. Il movimento è nascosto nel singolo disegno, quindi pochi disegni ma in grado di trasmettere molta dinamicità. Vengono ripresi i vecchi stilemi giapponesi, quindi il ragazzino insicuro e introverso, che nasconde un grande segreto. Ciò viene rappresentato anche dal suo stile, con questi capelli che gli coprono il volto per celare la sua identità. Nella parte animata viene narrata la nascita di Liberato come artista, sicuramente con qualche elemento romanzato, ma affascinante, perché ci vengono mostrati a 360 gradi i sentimenti di questo giovane prodigio della musica. Nella sua camera, circondato da poster di Pino Daniele e caschi dei Daft Punk, compone, scrive, si ostina, ma non è soddisfatto della sua musica. Si innamora di Lucia, appassionata di disegno e manga, la quale, durante la lezione su Kant, disegna una piccola rosa nel centro di un foglio, per poi accartocciarla e gettarla nel cestino. Liberato la raccoglie e la tiene con sé. Questo porterà all'inizio di un amore complicato tra i due. In seguito delle vicissitudini lui decide di volare a Londra per un breve periodo, dove vivrà altre peripezie con una coppia di musicisti. Un'altra sottotrama importante è quella del nonno, il quale rappresenta una parte fondamentale del grande puzzle che compone il mistero intorno al progetto Liberato. Ma non dirò nulla per non fare spoiler. Realtà e fantasia si ricongiungono in questa pellicola innovativa che mi ha fatto innamorare di un artista così eclettico quanto misterioso, anche grazie al contributo di una grandissima regia che ha saputo unire perfettamente due registri cinematografici spesso agli antipodi, come quello documentaristico e quello animato. La visione di questo film mi porta a consigliarla a chiunque si voglia avvicinare alla figura artistica di Liberato, sia a chi ama la musica e l'animazione che spesso in Italia non viene valorizzata. Vi informo inoltre che la pellicola potrebbe essere disponibile su Netflix da settembre, non lasciatevela scappare.